Norvegia, ho lasciato Bergen e sto salendo sempre di più. Molti mi scrivono in privato, mi fanno la battutina: ah, ma come te la stai spassando, ma sei l'invidia di tutti noi, beato te che fai questi viaggi, chissà come te lo passi bene. Oddio ragazzi, oddio, sicuramente un'esperienza fantastica, una delle migliori che stai vivendo. Però quello che voglio che sia chiaro è che viaggiare non è sempre facile, e che viaggiare a volte è triste, soprattutto quando viaggi da solo. Viaggiare significa sentirsi da solo. Viaggiare significa non avere nessuno che ti faccia così, che ti dia una pacca sulla spalla. E te la sei cercata ovviamente, perché sei andato da solo in viaggio e ti stai zitto e soffri. Però soffri. A volte hai bisogno di qualcuno che parli con te. A volte è bellissimo andare da solo perché puoi fare quello che vuoi. A volte è piacere a parlare con qualcuno e quel qualcuno non c'è. A volte ti senti triste, hai bisogno che qualcuno ti mandi un messaggio e non te lo mandano. E allora pensi: ma sempre io devo mandare messaggi, ma nessuno mi caga. E questo è uno dei più grandi problemi. Capisci che il mondo va avanti anche senza di te e che non sono lì tutti ad aspettarti. Capisci che viaggiare è anche avere dei problemi e doverli risolvere. Galleria. Molte volte sei di fronte a dei problemi, degli intoppi che ti fanno piangere, e piange, ragazzi, in viaggio si piange, le lacrime scorrono. E molte volte pensi: ma che cazzo me l'ha fatta fare? E sei pronto a fare retromarcia e tornare indietro? Sei pronto a dire: oggi non ho voglia di fare niente, rimango a casa. Poi per fortuna devi fare pipì, devi uscire dall'auto e già che vedi il sole o vedi qualcosa di carino e ti ricarichi. Però quello che voglio dire è che viaggiare è veramente difficile. E se c'è qualcuno che dai miei video cerca di trarre un minimo di ispirazione perché mentre di viaggiare cerca di vedere come gli altri viaggiatori si comportano, ecco ragazzi, quello che più mi sento di dire è: siate preparati alla solitudine, siate preparati ai problemi, perché non è una vacanza da 5 stelle. Non andate in un hotel ed è tutto pronto, andate con una mappa che a volte non si carica perché internet non funziona, a volte andate e pagate più di quello che dovete pagare, non avete soldi e non funzionano le carte di credito e dovete risolvere il problema, a volte date un passaggio a una persona che è una testa di cazzo e ve la dovete sopportare per 10 ore in macchina, a volte puzzate perché non vi fate la doccia da 3 giorni, perché non è che andate in un hotel, non ci sono soldi per andare in un hotel, non avete in pace, e allora ti devi lavare con le salviettine rinfrescanti, la mattina devi andare in un bar a fare colazione e speri che ci sia un bagno per i disabili di modo da infilarti dentro, lavarti i denti, lavarti le ascelle, lavarti la testa, metterci i piedi nel lavandino, metterci qualcos'altro per lavarti e farti la doccia a strati, e poi per il resto andare avanti a salviettine. E sogni quella doccia che non c'è, che non significa essere porci, significa abbassare un po' il livello di igiene. Madonna quanto piove. Perché in fin dei conti, se sul torace non hai sudato e non ti lavi per 2 giorni, non finisce il mondo. Certo, se non ti lavi i piedi per 2 giorni, là le persone se ne accorgono, tu stesso te ne accorgi. E allora viaggiare significa anche risolvere questi problemi e sentirsi in colpa, per esempio, perché ti stai scoppiando la vescica, hai bisogno di fare la pipì e devi farla, ma il tuo orgoglio è troppo alto e quindi non vuoi fare la pipì per strada. Ci sta. A volte però hai problemi perché nonostante quell'orgoglio ti stai proprio facendo la pipì addosso e devi dire: ragazzi, io non fa niente, mi scappa, devo farla, non riesco più a resistere. E la devi fare, e poi ti senti in colpa, ma poi dici: ma vaffanculo, è una pipì, non fa niente. Ecco, viaggiare molte volte è piangere, è avere problemi, e la parte più bella, sai qual è? Perché poi questi problemi li risolvi, e quando li risolvi il viaggio diventa emozionante. Però molte volte cosa succede? Che come adesso, per esempio, come oggi, sto camminando, sto viaggiando
e sto vedendo i fiordi più belli del mondo. Ho il paradiso davanti ai miei occhi, ma in questo momento non ho occhi per guardarlo, perché sono triste, perché sto pensando ai miei problemi, perché mi sono capitate delle cose negative. E però che faccio? Mi suicido. Torno a casa, e a parte che non posso tornare a casa, ho almeno 6 giorni di cammino, già che mi faccio 6 giorni in avanti anziché indietro. Allora devi stare zitto e sopportare e soffrire. E sperando che domani sia meglio, sperando che domani sta cavolo di pioggia che mi porta avanti da 18 giorni finisca, perché non ne posso più. Quindi ragazzi, viaggiate ma siete coscienti che non è tutto rose e fiori. Però senza viaggio la vita non ha senso, non ha senso. Per me, per come la vedo io. Ciao ragazzi, al prossimo video.